Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. In questo video voglio parlare di 4 fattori che considero determinanti per la lettura dei tarocchi perché effettivamente la influenzano fortemente, secondo la mia opinione. Il primo fattore di cui voglio parlare è il contesto. Cosa intendo per contesto? La domanda che si pone e la situazione che si sta leggendo. Perché è importante? Perché i tarocchi hanno tanti significati, ogni carta ne ha tantissimi, però appunto vanno collocati in un contesto preciso. Altrimenti la lettura può risultare vaga se non fuori fuoco. Per questo è importante fare una domanda precisa e tenere in mente la situazione di partenza, diciamo, che si sta cercando di analizzare attraverso i tarocchi. Perché un conto appunto leggere, che so, il paggio di spade in una lettura di lavoro, un conto se si parla di una relazione di coppia, un conto se si parla di evoluzione personale, emotiva, spirituale, eccetera. Quindi il contesto è importante e soprattutto anche definire bene cosa si sta cercando di conoscere. La domanda anche deve essere molto precisa. Legato al concetto di contesto, al fattore del contesto, c'è quello del vocabolario, del nostro vocabolario personale, noi lettori di tarocchi. E questo è relazionato ovviamente allo studio, perché il vocabolario deve essere appunto ehm, tale da coprire ogni tipo di contesto, quindi per ogni tipo di ambito, un vocabolario di tipo sentimentale, un vocabolario di tipo lavorativo, imprenditoriale, eccetera, e adatto ad ogni tipo di registro, che sia quotidiano, che sia un po' più spirituale, evolutivo. Quindi avere una serie di significati per ogni carta che copre tutti i tipi di ambito, tutti i tipi di contesto, tutti i tipi di registro. Come si acquisisce questo tipo di vocabolario, come si arricchisce il proprio vocabolario? Attraverso i libri, ogni libro dà significati con sfumature diverse. Io consiglio sempre quelli, i manuali che partono comunque dal Rider-Waite-Smith perché è una, diciamo, una base, i vocaboli sono più o meno, i significati sono più o meno coerenti, soprattutto per quanto riguarda gli arcani minori, e poi attraverso un lavoro personale. Quindi per ogni carta cercare di capire che tipo di significato potrebbe avere in ogni tipo di ambito, amoroso, lavorativo, eccetera, eccetera. Terzo fattore che considero fondamentale è l'intuizione, lo dico spesso. L'intuizione ci permette di scegliere il significato più adatto in ogni tipo di contesto, in ogni tipo di ambito, ogni tipo di domanda, ci permette di andare oltre i significati usuali della carta, vedere proprio oltre, a ricevere messaggi ulteriori e ci permette di collegare più carte insieme. Questo è legato anche ovviamente alla nostra flessibilità mentale e si può raggiungere questo approccio, diciamo, più flessibile, più intuitivo, che permette appunto di leggere più carte insieme attraverso delle strategie
focalizzate su questo, sull'aumentare la flessibilità mentale durante la lettura dei tarocchi. E per questo ho fatto un corso specifico su come combinare le carte, perché secondo me è importante saperle leggere insieme e sintetizzarle e fare collegamenti fra le varie carte. Ultimo fattore che considero importante, di cui voglio parlare, è la nostra energia. Dunque, eh, noi siamo fatti di energia, tutto ciò che ci circonda è fatto di energia, anche i tarocchi alla fine dei conti sono delle energie. E per poterci connettere, diciamo, alla nostra intuizione, è importante avere un'energia con vibrazioni alte. Cosa vuol dire? Vibrazioni che ci fanno stare nel momento in cui stiamo bene, sia dal punto di vista emotivo che fisico che mentale e energetico, nel senso il nostro sistema dei chakra, per esempio. Perché le informazioni intuitive passano attraverso il nostro campo energetico. Se ci sono dei blocchi che sono dovuti ad esempio a dei pensieri limitanti sul campo mentale, dei problemi emotivi, appunto dal punto di vista emotivo, questi blocchi interrompono la trasmissione dei messaggi intuitivi e quindi è più difficile essere, appunto, avere una lettura fluida delle carte. Quindi è sicuramente importante che il nostro campo energetico sia senza blocchi, che rimanga, diciamo, pulito, ma soprattutto è importante fare in modo di vivere con delle vibrazioni alte. Che cosa vuol dire? Di nuovo, cercare di capire che pensieri, che convinzioni ci bloccano, ci limitano nel nostro agire, non essere legati a delle emozioni negative, vivere il qui e ora, il famoso qui e ora, che vuol dire vivere nel presente senza focalizzarsi sul passato, senza preoccuparsi o pensare al futuro. E quindi è importante seguire una serie di pratiche che permettano appunto di aumentare le nostre vibrazioni e che seguono anche un approccio olistico che quindi riguardano il nostro campo, la nostra sfera emotiva, la nostra sfera mentale, ma anche il piano fisico e quello energetico dei chakra. Quindi è un po' come dire anche adottare un tipo di stile di vita, una percezione della nostra vita diversa. Come conseguenza, tra le altre cose, ci sarà sicuramente un aumento della nostra intuizione che ci permetterà di leggere appunto le carte in maniera intuitiva, in maniera sicuramente più fluida. Bene, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Se avete domande scrivetele pure nei commenti, sarò felice di rispondere. A presto, ciao!